Monti addirittura davanti a Barini e poi Monti, staccata esagera. Chiamate i vigili, un semaforo, qualcosa. Tucci prende tutt'altra strada, qui è riuscito forse no, contatto. E qui sì, cercano anche di spiegarsi. Ma tira, tira. Gomiti larghi, insomma, visto che c'è tempo un attimino per parlarne. Ed ecco, quindi ci senti? Johnny? Dai, proviamo a tradurre. Fa il Senti? bravo. Ritengo che il suo comportamento non sia stato del tutto corretto. Prima di scoprire il perché di questo pacato scambio di opinioni tra piloti e soprattutto prima di vedere e raccontare queste due gare, che come ben sapete è il continuo della storia post record di Monza, vi lascio giusto il tempo per iscrivervi e lasciare un like, dato che l'altra volta siamo andati in top 8 tendenze di YouTube, cioè una cosa pazzesca. Quindi vediamo di portare il motorsport anche questa volta lì in alto, anche perché replicare direi che proprio schifo non fa, o no? Capitolo 1. Come si fa a non essere felici? Torno a casa dal weekend di Monza ed è più forte di me. Non riesco ad essere felice e soddisfatto. E devo dire che questa è stata una costante nella mia vita. Non riesco mai a godermi il momento. E in quel caso il risultato. Quell'ultima maledetta curva. Se non mi fosse scappato il posteriore alla Ascari, ce l'avrei fatta? Forse avrei dovuto cercare di spingere un po' di più dall'inizio, in modo da avere quel pelo di spazio che mi avrebbe permesso di vincere agilmente. Non lo so. So solo che stavo rosicando come poche volte nella mia vita e non riuscivo veramente a darmi pace. Anche perché la prossima gara dell'Europeo sarebbe stata dopo un mese e non riuscivo assolutamente ad aspettare così tanto tempo per prendermi la mia rivincita. Quindi, anche se con pochissime speranze, alzai il telefono e chiamai Claudio Quintarelli, l'allora team manager. Ciao Claudio, come va? Lo so che siete fuori Europa per le gare di Supersport, ma a Vallelunga si corre il CIV. Avendo la moto già pronta, dopo la gara di Monza, non sarebbe male prenderla e andare giù a fare la gara. Dato che il regolamento è lo stesso e a me sinceramente del bilico, delle cose, delle tende non me ne frega niente, mi basta sospensionista, meccanico e quella moto pazzesca che avevo a Monza. Anche perché nella Stock 600 dei tempi per essere competitivi bastava solo quello. Niente elettronica, niente cazzo, cioè niente di niente. Semplicemente una squadra affiatata, un pilota motivato e un mezzo competitivo. Che era semplicemente sospensioni, motore, moto. Lui all'inizio partì con un no categorico, ma alla fine, essendo un appassionato come me e soprattutto io, essendo una specie di incrocio tra un mercante e un avvocato mancato, riuscì a convincerlo. Anche perché passando in Stock 600 dalla Super Sport, che in teoria dovevo fare per tutto l'anno, dovevo recuperare delle gare. Per chi non sta capendo, si recuperi il video prima di questo, che appunto è la puntata precedente, ve lo lascio qua sopra da qualche parte. Il bello del CIV Stock 600 di quegli anni è che molti piloti facevano sia l'europeo sia l'italiano e i protagonisti erano sempre gli stessi, come Morrentino che si era giocato la gara a Monza giusto qualche settimana prima e altri piloti molto forti ed esperti delle piste italiane, come ad esempio Andrea Tucci, che vinse proprio in quell'anno il CIV Stock 600 e l'anno dopo fece top 3 nell'europeo. Capitolo 2. Un unico obiettivo: vincere. Me lo ricordo come se fosse oggi. Eravamo in 3 persone con furgone e tendina, mentre il resto del team era dall'altra parte del mondo per fare appunto una gara di Supersport e in mezzo nei turni ci chiamavamo per tenerci in contatto sugli sviluppi e tutto quello che stava succedendo. A me sinceramente di quella situazione un po' borderline, un po' buttato lì così, non me ne fregava nulla, perché in quel momento della mia carriera ero in uno stato mentale incredibile e avevo una fiducia in me stesso che non ho mai più ritrovato con quella intensità durante il resto della mia carriera. Adesso sono molto più riflessivo, raramente sbaglio un mio ipotetico risultato dopo le qualifiche. Ai tempi era tutto molto più a istinto. Ero molto meno costante di oggi, ma in una gara potevo fare il record della pista, come a Monza, e la gara dopo essere merdesimo, senza una spiegazione logica. Ma alla fine era il bello e il brutto di quel magico periodo. Capitolo 3. Gara 1. La prima vittoria della mia vita. Ma il weekend inizia bene. Prove libere sempre più o meno tra i primi 5, come nelle qualifiche, che mi vedono scattare dalla quinta casella, a poco più di mezzo secondo dal primo. Ragazzi, eravamo più di 36 in moto. Un disastro e tutti fortissimi.
Difatti ero poco preoccupato perché le gare della Stock 600 di quel periodo erano esattamente come quelle della Moto 3. L'importante era partire nei primi 10, poi se ne avevi con il passo venivi su. E ragazzi, cioè, come quelle della Moto 3, non sto esagerando, ma comunque tra poco lo capirete. La gara inizia ed è subito come me la immaginavo. Un gruppone di 10 piloti che si sorpassano e si controsorpassano nei primi giri. Ma esattamente come nell'ultima gara di quest'anno con la 1000, che molti di voi hanno visto, inizia a gocciolare. E il rimanere in piedi senza cadere diventa un esercizio di stile, tecnica e sensibilità di guida. Il gruppo si sgrana e rimaniamo a giocarci la vittoria io, Sabatino e Tucci. Mancano 3 giri. Arrivo alla Campagnano davanti a tutti, faccio per inserire e mi si chiude lo sterzo completamente. Non so come, butto giù il ginocchio, mi si riapre, salvo la moto e non so veramente come ho fatto. Ma in ogni caso, grazie proprio all'esperienza di Monza, mi ripresi subito, cioè non potevo assolutamente farmi venire quel braccino che mi aveva limitato il weekend prima. Feci un ultimo giro spaziale veramente da manuale, perché andare il più forte possibile in quelle condizioni dove non sai bene dove è il limite è forse la cosa più complicata dell'andare in moto. Mancano 3 curve, tornantino, sento le moto che si avvicinano pericolosamente, ma riesco a uscire indenne. E lì ho iniziato a pensare di avercela fatta. Mancavano solo 2 curve, la S finale e la Roma, cioè l'ultima curva di Vallelunga. In quel momento mi si è palesato il fantasma di Monza, non potevo farmi venire il braccino, quindi ho spinto come se fosse un giro di qualifica, S ancora davanti, ultima curva, nessuno mi passa e arrivo sul traguardo con forse qualche millesimo di vantaggio su Tucci. Esplodo a piangere, non mi sembra vero, la gara perfetta. Rischio al momento giusto, velocità, strategia e cattiveria. Purtroppo ero completamente ignaro di cosa sarebbe successo di lì a poco. Ero sotto la mia tendina a festeggiare con la coppa, che era una roba così più grande di me. Vidi rientrare sotto la tenda il mio meccanico con la moto dopo le verifiche tecniche di routine, però con un viso che non faceva presagire nulla di buono. Mi fissò e mi disse: Luca, ci hanno squalificato, prendi la coppa e riportala dai commissari. Io all'inizio lo guardai un po' con il classico sorriso un po' nervoso, no? E con quel poco di lucidità che mi era rimasto gli dissi: ma stai scherzando, vero? Il suo silenzio mi fece capire che invece era tutto vero, dal paradiso all'inferno in una manciata di minuti. Il team, preparando in fretta e furia la moto per Vallelunga e leggendo che il regolamento stock era identico a quello dell'europeo, non fece caso a un particolare che appunto si rivelò fondamentale. Cioè non si accorse che quell'anno il CIV era sponsorizzato tutte le categorie dalla marca di carburanti Eni. Quindi facendo un accordo commerciale tutti dovevano usare quel tipo di benzina, al contrario dell'europeo dove il fornitore era Elf. E sia chiaro, erano esattamente identiche come qualità di benzine. Non è che una aveva 120 ottani, l'altra 97, erano veramente molto simili, era semplicemente un accordo commerciale. Quindi all'esame della benzina dopo la gara era stata trovata ovviamente la Elf all'interno del serbatoio e quindi ci squalificarono. Cosa volete che vi dica? È stata una delle serate veramente più brutte della mia vita. Ti senti strappata una cosa che hai inseguito con veramente tanta fatica, tanti sacrifici, tante lacrime e tanto sangue. E quando questo succede, non per colpa tua, è una ferita veramente pesante. Andai nella mia camera d'albergo, fissai il muro tutta la sera e non mangiai. Ma alla fine, dopo parecchie ore lì, mi dissi che non potevo farci nulla per quello che era successo, non potevo farci nulla se tutto il paddock ovviamente pensava che avessi rubato insieme al team, e dato che l'onestà per me è una cosa fondamentale, è la cosa che più mi fece impazzire, e infine non potevo farci nulla per quella vittoria
ultra meritata che non c'era più. Solo una cosa potevo fare: entrare in gara 2 il giorno dopo, dimostrare che nonostante benzina in un modo, benzina in un altro, moto in un modo, moto in un altro, sarei stato lì a lottarmi la vittoria esattamente come il giorno prima. Ci siamo, Stock 600, 13 giri allora da Vallelunga e vediamo un po' questa prima curva col gruppo che entra subito a tutta. Intanto l'importante è che riescono a scorrere via bene, perché questo è un punto molto critico, direi, qui a inizio gara a Vallelunga, Alex. Mamma mia, laggiù. Sì, però tutto a posto, contatti ma tutto a posto. Dicevo, si inizia subito col botto, insomma. Sì, vedi che partono già scatenatissimi, guardali lì. Sì, davvero gruppo adesso che scorre verso la parte interna del circuito, quella più guidata. Qui Morrentin, mamma mia! È andata bene in moto di traverso che infilza a metà gruppo. Wow, che numero! Allora, incredibile che Morrentino, numero 53 in tutto questo, abbia mantenuto la prima posizione. Bravissimo Nicola. E poi direi ci sono un po' tutti i protagonisti: Sabatino, Monti, Caloroso, Salvadori, che avrà anche voglia, insomma, di rifarsi. Ha pagato la penalità, esatto, però vorrà dimostrare, insomma, che riesce a fare risultato comunque. Poi Tucci, Benini, abbiamo anche Stirpe, abbiamo, ricordo, col numero 63 una presenza di un MV in questa gara, insomma, che fa tutto sommato sempre piacere, no? Assolutamente. Rallenta un po', però gli altri lasciano ancora decimi. Salvadori 1.42.4 e poi gli altri sul 1.42.3, 1.42.2, quindi adesso ci sono 2 secondi 0.67 sul traguardo tra Morrentino e Salvadori. Monti a 2.192, Sabatino a 2.301. È un distacco che inizia a essere importante, perché guardate il contagiri come scorre, davvero in maniera esasperata per chi deve inseguire, non riesce a trovare il ritmo giusto. Adesso Monti addirittura perde una posizione. Avremo una battaglia per il secondo posto, male che vada, spaventosa, devo dire. Davvero spaventosa. Sì, non riesci neanche a fare traiettorie giuste. No, fai fatica. Il mio peggior piazzamento qui è stato terzo, quindi, a parte quello di oggi. Però oggi lascia stare. No, comunque è una pista che magari non si addice molto alle mie caratteristiche di guida, però ho sempre raccolto molto. Senti, anche il setup, questo abbiamo parlato un po' anche con Dionisi prima, penso sia abbastanza impegnativo, no? A linea di massima, perché è una pista un bel po' strana, veloce, esattamente, lentissima. Trovi la prima e l'ultima parte molto veloce, mediamente veloce, poi tutto un tobogga centrale che fai fatica a trovare il rapporto giusto, magari un bilanciamento ottimo della moto, quindi devi trovare un giusto compromesso tra i due punti, ecco. Ma secondo te, almeno dal tuo punto di vista, dov'è più importante cercare di lavorare? Cioè avere più velocità? Sicuramente non riescono ad essere veloci, magari puliti come sta facendo Morrentino, quindi ma che vada, guadagna solamente qualche decimo, ecco. E addirittura in questo caso, guarda, Morrentino ha girato in 1.42 188, alle sue spalle tutti più lenti. Il primo a essere un pochino più efficace Kevin Caloroso, 1.42 177, ma il quinto a 2 secondi e 9. Aia! E vabbè, Alex, che dire? Punto più sfigato che ne c'è. abbiamo viste tante al tornantino. Tornantino da prima fai fatica, cioè, cade uno davanti e lo prendi pieno, perché vai ai 0 orari, quindi è difficile anche cambiare traiettoria, ecco. Attenzione, scusami Claudia, ti devo interrompere. Assolutamente, vai Andrea. Scusami, poi magari ritorneremo col tuo ospite. Bandiera rossa, lo vedete, bandiera rossa, viene interrotta la gara della Stock 600. Adesso un po' di discussioni. Cos'è? Non esagerare, stai attento. Probabilmente sì. Gomiti larghi, insomma, visto che c'è tempo un attimino per parlarne. Ed ecco, quindi ci senti? Johnny? Dai, proviamo a tradurre. Fa il bravo. Ritengo che il suo comportamento non sia stato del tutto corretto. Sì. Quindi la prenda con un po' di calma. Credo che le parole siano queste, più o meno, giusto? Sì, secondo me no, però sì. No, vabbè, il gergo dei piloti. Sì, un pelino edulcorato. Andiamo qua, guarda qui il contatto. Vedi. Mamma mia, bello, un po' rugbyistico. Sì. Questa bandiera rossa fu l'imprevisto che sconvolse la gara, sia per me che per Morrentino, che ormai era lanciato verso una vittoria quasi facile.
I team più furbi e preparati avevano una gomma di scorta nuova da poter cambiare durante questa bandiera rossa, al contrario mio e di qualche altro protagonista che era lì davanti a giocarsela. Tradotto, sarei dovuto ripartire con la gomma usata dei primi giri e sarebbe stato tutto molto più complicato, perché fino a quel momento stavo più o meno gestendo, volevo essere sempre lì nelle prime 5 posizioni a vedere un po' la situazione, e invece nella ripartenza full gas, bisogna stare lì davanti il più possibile e non mollare mai, perché il calo della gomma poteva arrivare in qualsiasi momento. Quindi è meglio mettere un po' di gap all'inizio invece che poi morire pian piano verso la fine della gara. Però, come sapete, come avete visto all'inizio di questa gara matta, non è assolutamente semplice. Ma in ogni caso avevo quella gara in sospeso del giorno prima, non potevo assolutamente mollare. L'obiettivo era sempre e solo quello di farmi vedere davanti il più tempo possibile e cercare appunto di tagliare il traguardo in quella prima posizione. E se vi state chiedendo cosa ci eravamo detti io e Sabatino nella pausa per colpa di quel, diciamo, contatto, dai caschi quando li abbiamo addosso sembra sempre che siamo cattivi eccetera, ma in verità stavamo ridendo perché gli ho detto uè, attenzione perché se continuiamo così non arriviamo alla fine. Quindi per stavolta è andata bene, però mi raccomando, attenzione. In breve, tutto da rifare, l'unica cosa positiva è che ho guadagnato 2 posizioni, quindi invece di partire quinto come all'inizio della gara, partirò terzo, che era la mia posizione nel momento in cui hanno interrotto la gara. Testa bassa e vediamo di fare il nostro meglio. La bandiera verde là in fondo vuol dire che si può andare. Allora, secondo start per la Stock 600, il terzo assoluto in questo weekend. No. Nicola Morrentino lo abbiamo già visto, fa no anche Alex Polita, sempre qui con me in cabina di commento, e lo ringrazio ovviamente. Questa volta Morrentino non è scattato benissimo e quindi niente, dovrà darsi da fare diversamente Alex. Direi quello che dicevamo poi alla fine prima. Lui stava facendo una gara coi fiocchi, ha tentato subito di scappare e non sempre poi ti riesce, soprattutto perché non è che dici c'era quei divari, guarda qui come difende, infatti, guarda come difende. Mamma mia, prova subito, prova sì, però, subito. Ecco, è stato, vedi, sbagli partenza, poi adesso sarà sicuramente difficile fare quello che stava facendo. Vediamo perché c'è Sabatino numero 74 davanti a tutti, occhio però perché tutto sommato Nicola è riuscito abbastanza a contenere, Nicola Morrentino scusate, i danni. C'è anche Benini davanti col numero 51, ancora Salvadori, una buona partenza con il 23. Mamma mia, che numero, però Morrentino mi sembra comunque lo stesso molto determinato, non gli sarà riuscito uno start con i fiocchi come prima, però e qua è un come dire, ma dove trovano lo spazio e il tempo anche. Benini, Sabatino e Salvadori sono passati nelle prime 3 posizioni in 495 millesimi, tempi ancora ovviamente non significativi. Occhio a Salvadori numero 23, la fa e come, davanti a tutti, attacco su Gennaro Sabatino 74. Tutto sommato magari l'ha studiata nel corso di questo weekend. Arriviamo di nuovo al tornantino, occhio all'ingresso che c'è tutto, occhio all'ingresso riuscito di Benini, Salvadori, sono loro nelle prime 2 posizioni, ma mi sa che di sorpassi ne vedremo davvero tanti da qui alla fine, anche se guarda che i primi 4 forse hanno un piccolo gap, hanno preso un po'. Guarda che dietro a Monti c'è un gruppo. Andiamo a rivedere questa azione, Alex. C'ha avuto il coraggio lui lì, sì. Sì. Coraggio e precisione. Sì, senza dubbio. Claudia Baggiani dei box. Claudia. Se mi sente, allora proseguiamo con il commento, poi magari ci riproviamo. E allora vabbè, non cambia molto nelle prime posizioni. Sì, c'era stato un momento nel quale sembrava che alle spalle di Monti ci fosse un piccolo gap che direi è Morrentino che sta proprio cercando di colmare. Allora adesso ci dovrebbe essere Claudia dei box. Sì, sono qui in compagnia del team manager Suriano Baifalaschi. Vitali Luca è il primo concorrente con la Suzuki in griglia. Come sta andando questa gara? Sul passo dell'1:43 Alex, eccola qui, andiamo a rivedere. Guarda che si aprono a 20 anni, non c'è più spazio per fare niente.
mia, con Sabatino che taglia la traiettoria, il numero 74 era secondo, perde 2 posizioni, poi si salva. Benini invece 51 riesce a rimanere lì davanti. La situazione tiratissima, Benini, Salvadori, poi c'è Sabatino, vediamo se passano così, mancano già soltanto 5 giri. Ricordo, purtroppo la bandiera rossa ha accorciato ulteriormente questa prova della Stock 600 e Morrentino non ce la fa, è rimasto nel gruppo, ancora possibilità, sicuramente trova ancora un varco proprio lui all'interno, qui si rischia il contatto ogni volta. Adesso Salvadori davanti è riuscito a sfruttare la situazione a suo favore, vediamo Monti addirittura davanti a Barini e poi Monti, staccata esagera, va largo e perde posizioni. Troppo, no? Troppo. Che incrocio! Mamma mia. Chiamate i vigili, un semaforo, qualcosa. Lì dare precedenza. 0. Che gara, ragazzi, vediamo anche Kevin Caloroso adesso inquadrato, numero 94, anche lui si lancia nella mischia. Fantastico, fantastico, sarà una gara da vivere fino all'ultimissimo secondo. Fantastico per lui, Kevin Caloroso intanto alle spalle di Monti, ancora slow motion, lascio a te Alex. Mamma mia, no, Monti ha staccato praticamente dove era impossibile, cioè impossibile. Guarda lì che confusione, perché poi probabilmente guarda, mi sono andati dietro in 2. Poi non c'era più spazio per fare niente, si è rinfilato un pazzo. Fantastico, con Kevin Caloroso che ha trovato un varco, che tra l'altro è stato molto importante per Kevin perché gli ha consentito di recuperare posizioni che diversamente, non lo so, sarebbe stato molto più complesso. Sì. Ed è terzo. Te pensa come sarà contento invece Morrentino? Sì, non oso immaginare. Secondo me lo stato d'animo più o meno di tua sorella prima della gara, della Lezza. Abbiamo sentito insomma giustamente un po' incavolata. Il curvone Tucci si fa vedere, poi è costretto anche qua credo a cambiare traiettoria per forza di cosa, Alex. Sì, quando fai un cambio di... si allargano, attenzione Monti, vediamo anche Salvadori numero 23, cercano spazio che non c'è, infatti non c'è, Monti di forza, la seconda posizione per lui col numero 25 è già incollato, sono in 3, praticamente sembra una moto sola lì. Tucci prende tutt'altra strada, qui è riuscito forse no, contatto incredibile, hanno mantenuto tutti la loro linea e qui sì, cercano anche di spiegarsi. Tira, è così. Tucci, guarda qua, io adoro queste situazioni, vedi? Alex, raccontacela un po' tu. Tira, io lo spiegherei dopo, Pazzesco, guarda che è ritornato davanti nonostante tutto. Allora se devo stare primo ci sto, si mettono d'accordo, vedi? Mamma mia, da spavento la Stock 600, sono davvero tanti. Guarda, sono in 20. Al tornantino ancora un contatto, non si contano più. Salvadori, il 23 Kevin Caloroso alle sue spalle, numero 94, è andata bene. Velocità va bene, non era molto elevata, però abbiamo visto che anche da fermi, Alex. Tanto Tucci davanti, senti, ogni tanto sembra che si crei un gap che poi però si colma rapidamente. Alex, guarda qua che roba, vai tu. Lui è rimasto in piedi a caso, secondo me. È una tecnica lì in piedi a caso? Sì, bisogna studiarla, soprattutto se corri nella Stock 600. Ma io sto pensando a Morrentino, cioè che aveva fatto tutto con i fiocchi, cioè si era evitato tutto sto scatenamento qui e si ritrova con una partenza non bandiera gialla, Monti però è rientrato, no, Monti è rientrato, stava attaccando ma non è passato. Sì, c'era una moto in fondo un po' lontana, però giustamente lì si arriva velocissimi, come stavi dicendo. Io chiedo scusa a casa se mi scappa qualche risatina, me ne rendo conto, ma mi sto divertendo come un pazzo. Guardate, pazienza, bellissima, fantastica. Allora Tucci numero 44, occhio, ieri ha già fatto il risultato importante e non sarà facile. Monti numero 25 alle sue spalle, c'è Sabatino col 74, si allarga Caloroso che va all'attacco di Salvadori. Caloroso e Salvadori se le stanno dando di brutto, però un po' forse a svantaggio di entrambi, Alex. Mamma mia, Caloroso, dai
No, ma non devi fare il tifo, devi raccontare la gara. Io racconto la gara, c'hai ragione. E No, come fai? Qui scherzo, tifi per tutti. È Perché... impossibile, ma tifi, ci si entusiasma. Sì, perché siamo tirano oramai fuori alla fine. il coniglio dal cilindro tutti quanti, ogni giro uno. Senti, i primi 3 vanno? Siamo ormai, Adesso vediamo Tucci, Monti e Sabatino. ultimo giro, vediamo Monti quello che si inventa adesso per provare su Tucci. Ultimo giro della Stock 600, Tucci numero 44, arrivano al curvone. Sì, è ancora lui con Sabatino che ha strappato la seconda posizione, il numero 74 a Federico Monti. Girano così, si sono riavvicinati dietro. Dovrebbe essere Salvadori, sai, però non sono sicurissimo. Adesso vediamo quello che si inventeranno lì davanti. Fino Vediamo se sta punto sveglio più Sabatino. importante, Sì. Tornantino o fino alla Roma? Ma vedi, io adesso se fossi in Sabatino aspetterei qui, perché tanto qui un po' di confusione loro non la fanno. Guarda che c'è Morentino. Vedi che è entrato, guarda che è entrato Sabatino, intanto zona podio. No, ma guarda che c'è Morentino lì davanti. Da dove è arrivato? Dal niente. Dal niente. Forse vuole comunque fare su questa gara. Allora Tucci all'interno su Sabatino. Sono loro le prime 2 posizioni. Morentino cerca lo spazio che non c'è in accelerazione. Sì, vedrai qui al Tornantino quello che combinano adesso. E allora aspettiamo questo Tornantino. C'è Monti quarto, Tucci che sta facendo grandi cose, bisogna dirlo, per mantenere questa prima posizione. Il Tornantino, vediamo la linea dentro all'attacco. Mamma mia, Bravo, quasi si sfiorano. bravo, Che attacco da parte di Sabatino. L'anteriore che arriva a Rieti probabilmente. E però ce la fa, c'è la Roma, c'è la Roma. Tucci in seconda posizione, Monti che si getta per la terza all'attacco. Non è ancora finita, sono tutti vicinissimi. Attenzione, Gennaro Sabatino e Tucci, Gennaro Sabatino 0.060. Bravi tu. Non ne avevo più, ci ho provato in tutti i modi, ma la gomma era finita. E soprattutto avevo perso quel mezzo secondino preziosissimo con quei 2 sorpassi un po' al limite di caloroso, che era il ragazzo con la moto nera, che provando il tutto per tutto negli ultimi giri, insomma, ci siamo un po' infastiditi. In ogni caso, che gara, vorrei riviverla perché è stata incredibile, soprattutto modificando quelle cose che mi hanno fatto arrivare quinto invece che riuscire ad agguantare il podio. Nonostante il mio obiettivo fosse vincere, ho dato veramente tutto, esattamente come in gara 1, e avevo dimostrato che ero sempre lì in mezzo a lottarmela per la vittoria, dal primo all'ultimo giro. E soprattutto la goduria di aver zittito quelli che erano ovviamente convinti che il giorno dopo io sarei arrivato a 10 secondi dal vincitore della gara. Sembra banale dirlo, ma durante il proprio percorso di vita o sportivo, come in questo caso, ci si ritroverà immancabilmente in situazioni ingiuste dove ti senti attaccato da ogni lato e praticamente impotente. Ma è proprio in quel momento che bisogna reagire e non lasciarsi travolgere, perché sembra strano, ma molto spesso l'attacco è la miglior difesa.